Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda parte di giugno 2024. Mm. Amici dello Scorpione, abbiamo la carta della morte, giocate in casa. Devo dire che si prospetta un periodo di tagli, tagli con il passato, tagli probabilmente con qualche modo di pensare, qualche tipo di situazione e quando c'è la fine di un certo tipo di ciclo, normalmente c'è anche l'inizio di un ciclo nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Se non sapete come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ci sono anche i link per le previsioni del 2024 e per le previsioni di quest'estate e in più trovate anche il link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Ok, 9 di spade. Ragazzi, queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'economia, piuttosto che argomenti diversi. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante del periodo e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. 6 di coppe, fante di bastoni, la stella, 5 di coppe, 10 di bastoni, e re di spade. Allora, qui con questo 9 di spade devo dire che c'è una situazione di partenza che vi preoccupa a metà giugno. Potrebbero essere dei pensieri legati a situazioni del passato, legati a problemi che magari vi state portando dietro. C'è un 6 di coppe, quindi qui potrebbe riguardare qualche questione legata all'infanzia. Qualche questione potrebbe anche essere tra parenti o di tipo familiare, diciamo così. Nello specifico, ragazzi, allora, le letture per le relazioni ufficiali e non escono ogni 15 giorni, sarà la prossima settimana. E poi single, lavoro e famiglie, affetti hanno le loro video letture a parte. Le trovate sempre nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 9 di spade. Vediamo cos'è che vi potrebbe preoccupare. Cavaliere di coppe, 7 di coppe e 10 di spade. Qui pare arrivare un'offerta, un qualche tipo di proposta, un qualche tipo di conversazione, chiacchiera, che da un lato potrebbe aprire queste nuove possibilità e dall'altro tagliare con quello che è il passato. Il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi qui è come, e tra l'altro si passa da un 9 ad un 10, quindi è come se ci fosse la necessità di lasciarsi un certo tema alle spalle. Andiamo a vedere 6 di coppe. Abbiamo un 2 di spade e un 9 di bastoni. È come se ci fossero dei dubbi, se ci fossero delle cose che non si vedono o delle cose che non sono chiare inerenti al passato. Probabilmente per quello che c'è anche questa sorta di preoccupazione. Andiamo al fante di bastoni. 3 di coppe e 8 di pentacoli.
Io credo che qui ci sia la voglia di fare qualcosa di nuovo, la voglia di raggiungere un traguardo per se stessi, ho come la sensazione. E la carta dell'otto di pentacoli potrebbe parlare di una questione lavorativa, come se voleste un determinato tipo di lavoro piuttosto che di ambiente lavorativo, ma è anche una carta che mi parla di quotidianità, come se ci fosse la voglia di stare allegri, la voglia di stare leggeri. Probabilmente perché questi pensieri vi pesano. Andiamo a vedere la stella. 10 di pentacoli e diavolo. Qui ci potrebbe essere qualche tipo di condizionamento legato alla famiglia, ragazzi. Quando si parla del diavolo potrebbero essere condizionamenti mentali, tipo che si hanno determinati tipi di pensieri, e qui vedo, parecchiamente. Oppure potrebbe anche essere un condizionamento di tipo materiale, considerato che è un 10 di denari. Però qui con la carta della stella ho come l'idea che manchi un nuovo obiettivo. Sì che si deve fare questo passaggio, ma c'è anche la necessità di darsi dei nuovi obiettivi e qui probabilmente con questo diavolo potrebbero esserci dei pensieri vostri piuttosto che delle situazioni, delle circostanze esterne che vi fanno sentire un pochettino bloccati. Potrebbe anche far riferimento a dei contratti, perché qui effettivamente vediamo il lavoro, ma magari manca un contratto definito. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 6 di bastoni è appeso. Mm. C'è un qualche tipo di riconoscimento, di risultato, che è quello che voi, secondo me, vorreste, visto che lo vediamo anche qui con il 3 di coppe, che pare non arrivare. Cioè, con la carta dell'appeso sembra che ci sia una sorta di ritardo nella parte finale di giugno. Non lo so, potrebbe essere questo contratto, potrebbe essere una fine degli esami, l'esito di alcuni esami clinici, mi dicono. Potrebbe esserci come una sorta di ritardo. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 4 di bastoni imperatore. Ragazzi, io qui sento che tutte quelle cose che vi preoccupavano all'inizio con questo 9 di spade, con questo 10 di bastoni, è un po' come lasciarsele indietro. Sento che è vero che vi ho detto che non ci sono come nuovi obiettivi, ma è come se si iniziasse a progettare qualche cosa di più stabile, qualche cosa di più solido, qualche cosa di più concreto. Vi dico, qui il tipo di traguardo che state aspettando arriverà, solo che con questa carta dell'appeso è come se le cose fossero un po' più lente. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo 6 di scusate, 6 di pentacoli e la giustizia. Quindi vi dico, la giustizia è una carta che ha la spada, esattamente come il re di spade. Sento che qui prenderete un pochettino in mano la situazione. Tenete presente che la carta della giustizia fa di nuovo riferimento a dei contratti e qui sento che se è un lavoro, se è una questione familiare e come vi dicevo c'è qualche tipo di condizionamento qua in mezzo, alla fine del periodo si arriva a quell'accordo, si arriva ad una stabilità, ad un equilibrio. Tenete presente che il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia, come se ci fossero nuove regole, nuovi contratti, nuove forme di equilibrare la situazione, come tagliando quello che non serve più. Il 10 di bastoni fa anche riferimento alle responsabilità che uno ha, e qui sento proprio come se ci fosse la voglia di lasciarsi indietro qualcosa. Potrebbe far riferimento alle aspettative, mm,
magari non le vostre, anche quelle degli altri, ipotesi, potrebbe fare riferimento a dei sensi di colpa, ok? Quindi è vasta l'idea del peso che vi porterete dietro, o meglio, che lascerete indietro con questo 10 di bastoni, proprio per andare verso un nuovo equilibrio, verso qualcosa di più strutturato, di più concreto, mi verrebbe da dire, di più delineato, definito. Andiamo a vedere con Osho che consigli, grazie. Abbondanza ed esaurimento. Che interessante, perché questa è una carta appunto che vi parla del flusso dell'abbondanza. Questo è un re di pentacoli, quindi è un po' come se vi dicesse che siete arrivati all'apice della vostra abbondanza, che siete nel flusso dell'abbondanza. Poi dall'altro lato c'è esaurimento, che è un 9 di bastoni, ce l'avete già qui, è come se vi dicesse che arrivare a tutta questa abbondanza comunque vi provocherà una certa stanchezza, un certo esaurimento proprio di energie, di forze fisiche. Però guardate, il 9 di bastoni è una carta che invita anche a sollevare delle barriere nei confronti degli altri, proprio come a mettere dei limiti, in modo che poi appunto tutta questa abbondanza non si esaurisca, mi viene da dire, perché qui con il 5 di coppe c'è una sorta di perdita, può essere una perdita di fiducia, ma ripeto, solo perché è come se aspettaste un risultato e questo non arriva. Però vi dico, arriverà ad un certo punto, secondo me, perché qui c'è come il lasciarsi indietro un peso, la chiusura di un ciclo. È comunque una carta numero 10. Qua si tagliano delle cose, si trova un equilibrio, arrivano dei contratti, ripeto, sono carte che comunque mi dicono che c'è un nuovo modo di vivere la quotidianità e questo diavolo qua è come se si dissipasse ad un certo punto. Perché vi dico, si tratta di lasciare indietro certe preoccupazioni, certi pensieri che fanno riferimento al passato, certe responsabilità, certi problemi potrebbero essere, per guardare al futuro in modo più sicuro, più certo, più soddisfacente. Amici dello Scorpione, ricordatevi che la carta della morte è la fine di un ciclo per dare il passo a un altro ciclo. Qui siete più in fase finale che in fase di inizio, però comunque vedo che qua c'è la progettualità. Tenete presente che comunque quando c'è l'imperatore si parla di stabilità anche economica, stabilità è anche essa una carta di contratti, quindi vi dico, qua avete tre carte di contratti, anche se sembra che i risultati siano lenti, però qualche cosa arriverà, Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Dopo vita, guardate, la sento molto in linea con la morte. È come se ci fosse un cambio di paradigma effettivamente, nel senso che se prima eravate in una situazione che vi pesava, che vi condizionava, nella seconda parte, arrivando questo esito, questo risultato, è un po' come pensare e che cosa faccio dopo questo risultato, dopo questo contratto? Come posso andare avanti? Qui in realtà parla della vita dopo la morte. È anche una carta che, secondo me, invita un po' a pensare non come persona umana che abita nel 3D, nella Terra, ma a pensare come anima, cioè cosa succederà dopo alla mia anima se faccio questo, se faccio quello, se lavoro questo. È un po' come pensare alle vite future, alle prossime vite che incarnerete, insomma. Vi dico, qui c'è voglia di far festa, ma godetevela anche un po', ragazzi, perché effettivamente questo periodo di forti pensieri potrebbe farvi arrivare un pochettino stanchi. Mm? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione.
Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video oppure lasciare una donazione. E se invece volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento, oppure se volete, diciamo così, andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!